Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Oggi ci poniamo una domanda ancora più complicata di quella se è nato prima l'uovo o la gallina, una domanda chiave per il futuro dell'Europa, e cioè se sia meglio investire i suoi fondi con pochi grandi progetti o con tanti piccoli progetti scelti dal basso. Quello che vi proponiamo non è certo un giudizio da parte nostra su questi due temi, su queste due opzioni, ma due esempi radicalmente diversi. Uno viene dal nostro territorio, dal territorio su cui facciamo base. Il 17 di gennaio 2024 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro Fitto hanno fatto visita all'Emilia Romagna e firmato, assieme al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, un impegno legato ai fondi di coesione 2021-2027 pari a oltre 680 milioni di euro, 107 dei quali erano già stati dati in anticipo all'Emilia Romagna, che è considerata una delle regioni più affidabili d'Italia nella gestione dei fondi europei, e tutti e due, Meloni, Bonaccini, colori politici diversi, anche rivali, hanno detto la stessa cosa. In una regione come l'Emilia Romagna, così forte, così in crescita, servono pochi grandi canali di finanziamento. Sentiamo Bonaccini. Oggi è una firma importante, sono circa 600 milioni di euro che vengono a finanziare o cofinanziare importantissimi progetti. Come diceva la Presidente Meloni, non una dispersione di rivoli, migliaia di rivoli che poi servono a poco, ma progetti strategici che vanno dal potenziamento ferroviario alla mobilità sostenibile, alla cura del territorio, in particolare dopo la drammatica alluvione di maggio, a lavoro buono e sicuro, soprattutto in ambito dei giovani, dalla formazione all'attrattività dei talenti, all'ambito universitario, e poi anche però l'impiantistica sportiva e culturale, che solitamente i vari governi che si succedono assegnano come la più capace o tra le più capaci di spendere tutti i fondi europei che gli vengono assegnati, e noi questo ancora una volta siamo certi di poterlo dimostrare. Di fronte a una bassa crescita del Paese sono gli investimenti che possono essere un volano determinante per l'economia, ed è esattamente quello che noi proveremo a fare. Quello descritto da Stefano Bonaccini e da Giorgia Meloni è il cosiddetto progetto top-down. La pianificazione avviene a livelli alti, i soldi ricadono in alcuni grandi canali di finanziamento e poi il territorio, gli enti pubblici e privati ci penseranno loro a far fruttare questo denaro grazie alla capacità di catturare e investire i fondi europei. Però c'è anche l'approccio diverso, quello bottom-up, quello che parte dalla base e che funziona molto bene soprattutto in piccole località. Vi parliamo adesso del cosiddetto CLLD, che funziona al confine tra Italia, Austria e Svizzera. Siamo andati in Val Venosta, che è un pezzo d'Italia particolarmente legato alla parte d'Europa in lingua tedesca, 80% di nativi a livello linguistico tedeschi, e poi siamo andati in Austria, nel cosiddetto Tirolo, territori che assieme con questo CLLD fanno progettazioni insieme. CLLD significa Community Led Local Development, ossia sviluppo locale sul quale il controllo ce lo hanno le piccole comunità, un progetto di crescita che include minuscoli enti e vara e finanzia progetti dai 50 ai 200 mila euro. Vediamo come funziona. Noi gestiamo il programma Interreg in generale con i progetti grandi, ma anche il programma nel programma che si chiama CLLD. Per i progetti grandi normali ci sono 4 priorità, come vedete qui: innovazione e imprese, cambiamento climatico, turismo sostenibile, il CLLD e poi la riduzione degli ostacoli transfrontalieri. Invece per il CLLD i progetti sono molto variegati, possono essere di qualsiasi tipo. Sono progetti sulla sostenibilità, cambiamento climatico, ma anche progetti sociali, progetto di mobilità sostenibile, per esempio orari di autobus comuni sui confini e così via. I progetti hanno un impatto molto più notevole, no? Rispetto ai progetti più grandi, quindi può darsi che amministrativamente è più lavoro, ma poi effettivamente sul territorio hanno più impatto e sono i progetti più belli, più buoni anche. Non
c'è uno giusto e sbagliato, ogni territorio deve scegliere, sono scelte. Noi ci crediamo tantissimo nell'approccio bottom-up, però in concomitanza anche con quello top-down. Noi cerchiamo di fare una multi-level governance, dove ogni attore, sia dal basso, nel territorio veramente vicino al confine, ma anche le autorità del programma nazionale, comunitario o locali, come siamo noi, che si mettono insieme in un discorso e assieme riescono a implementare un programma di cooperazione transfrontaliera che fa sì che queste risorse, che sono grandissime opportunità per tutti i territori e dunque anche per il nostro territorio di cooperazione, per far sì che queste risorse vengano impiegate in maniera più sensata per il territorio. E proprio questo facciamo con questo approccio bottom-up, con il CLLD, perché non è nient'altro che dare fiducia a queste periferie, ai loro attori locali, alle associazioni, ai sindaci. Il territorio di cooperazione è vasto, abbiamo 6 regioni partner, Tirolo, Salisburgo, Carinzia in Austria, abbiamo la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto e la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. E dove si attuano queste 4 aree CLD, perché abbiamo 4 di queste aree, sono tra di loro molto diverse. Ci sono aree più grandi, economicamente forti, Dolomiti Life, ci sono aree dove invece la cooperazione forse è anche ancora un po' difficile, perché non hanno questa grande cultura, anche diversità linguistiche, problemi anche dovuti proprio alle differenze linguistiche e anche condizioni economiche molto diverse. Del CLLD e dei rapporti tra Italia e Austria e anche un paese non strettamente appartenente all'Unione Europea come la Svizzera torneremo a parlare nelle prossime puntate, perché è stato un caso di studio sin dalla programmazione precedente, quella che si è conclusa nel 2020, addirittura da quella prima, conclusasi nel 2013. Esempi efficaci di un tipo di programmazione dal basso verso l'alto. Parliamo ora invece di una programmazione trasversale che è quella che riguarda la cultura e l'isola di Malta. Ce ne parla Belle de Jong. Belle de Jong for EU Factor Next and today Belle de Jong per EU Factor Next. Oggi vi porto al Tempio di Giantia, sull'isola di Gozo. Questi sono i templi più antichi d'Europa. Risalgono all'era neolitica, ossia più di 5.500 anni fa, più antichi persino delle piramidi o di Stonehenge. Le sole strutture umane più antiche al mondo sono quelle di Göbekli Tepe, in Turchia. I 2 templi di Giantia sono patrimonio universale UNESCO, al pari di un altro sito maltese, i templi megalitici di Malta. They are part of a ceremonial site used in a fertility rite, where sacrifices were made to stimulate reproduction. Parte del sito era adibita ai sacrifici per stimolare la fertilità e sono state ritrovate statuine riferite a quei rituali, inclusa la Venere di Malta, che mangiava solo miele e legumi ed ebbe un figlio con un uomo del popolo. La leggenda vuole che abbia costruito da sé tutto questo tempio, tenendo il figlio sulla spalla. Sia il centro visitatori che il centro studi e il percorso espositivo sono stati finanziati con fondi di coesione UE per 3 milioni di euro, fondi regionali per i templi di Giantia a Malta, un salto di 5.500 anni verso le radici culturali dell'Europa in un intreccio unico di storia e storie. Showcasing a rich tapestry of stories and history that make the continent so captivating. Stay tuned. Seguiteci ancora nel nostro viaggio esplorativo su EU Factor Next. On EU Factor Next. Di cultura, ambiente, trasporti e anche approccio sociale all'assistenza parleremo nella prossima puntata, dal marmo agli stambecchi, passando per un raggio di sole. Intanto EU Factor termina qui.